Inter Roma 2-0, Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. Simone, avevamo chiesto a quest'Inter una reazione dopo la sconfitta nel derby, volevamo sia dal punto di vista del risultato, ma più che altro dal punto di vista della cattiveria agonistica, della voglia di vincere. Ho visto un Inter che ha risposto, secondo me, da questo punto di vista, conquista la semifinale di Coppa Italia, un traguardo importante, comunque un altro obiettivo che chiaramente vogliamo onorare, e quindi sono molto molto felice di quella che è stata la risposta, con un Inter che mi è sembrata stanca in alcuni momenti della gara soprattutto, ma che è partita molto forte. Anche oggi forse abbiamo peccato un po' di precisione sotto porta, in alcuni casi abbiamo chiesto a gran voce ma tiriamo un po' di più, proviamo un po' di più la conclusione. Però fatico veramente a criticare quest'Inter che di fatto ha replicato quella che è stata la prestazione vista nel derby, con la differenza che qui non ci sono stati episodi sfavorevoli sia dal punto di vista delle occasioni degli avversari sia dal punto di vista arbitrale, diciamo così, ma tutto è filato per il meglio. L'Inter ha saputo approfittare e ha saputo comunque gestire i vari momenti della gara. Non ho visto un Inter in particolare sofferenza anche nei momenti centrali della partita in cui i ritmi erano un po' calati, e finalmente devo dire, aggiungo anche un'altra nota positiva, poi lascio la parola a te: si sbloccano anche gli attaccanti. Stavamo invocando da un po' di tempo a questa parte le reti degli attaccanti, stasera decisivi proprio loro, Dzeko e Sanchez. Dimmi un po' la tua, Simo. Sì, son d'accordissimo su tutto. La cosa simpatica è che appunto nel derby di fatto concedi 2 tiri pericolosi che vanno entrambi in gol, oggi ne concedi 2, o meglio 1 e mezzo, perché poi quello di D'Ambrosio è quasi un autogol, e Sì. invece oggi va bene. Dal punto di vista della reazione, allora l'Inter di oggi non è stata un Inter brillante, cioè abbastanza evidente, però come dicevi giustamente tu, oggi serviva una reazione più che altro dal punto di vista mentale, e i primi 15 minuti di partita ce l'hanno fatta vedere. L'Inter ha dominato nei primi 15 minuti, ha fatto gol, ha preso una traversa clamorosa e ha avuto altre 2 occasioni importanti, mi pare entrambe con Dzeko, di testa, e quindi comunque la reazione l'ha dimostrata, cioè non è scesa in campo intimorita o in difficoltà, è scesa in campo concentrata. Quello che secondo me sta mancando, e qui sarebbe curioso capire qual è veramente la risposta, ma da quello che percepisco io è un po' di brillantezza fisica, cioè Sì. visivamente si vede che l'Inter non è l'Inter di Inter Cagliari, Salernitana Inter, ma pure Roma Inter di campionato, non perché le avversarie fossero scarse. Ci manca quindi un po' di brillantezza, e purtroppo questo si traduce in un Inter che offensivamente va un po' a fasi, ci sono fasi in cui ha tante occasioni, fasi in cui sparisce, e poi vabbè il problema del cinismo rimane. Dobbiamo passare indenni la tempesta, che purtroppo ci ha già visto accadere una volta nel derby, adesso arriva il Napoli, poi arriverà il Liverpool. Io sono molto più concentrato sul Napoli, che è la vera partita Sì. importante. Se la passiamo indenni, nonostante la fase di difficoltà, significa da un lato comunque mantenere una classifica importante, e dall'altro significa dimostrare ancora una volta che sei una grande squadra, perché poi le grandi squadre sono quelle che nel momento di difficoltà non sbragano, ma cercano di uscirne anche senza magari vincerle tutte, ecco. Assolutamente sì, hai detto bene del momento di difficoltà, acuito tra l'altro da un problema, ma ad Alessandro Bastoni, uscito infortunato da questa partita. Una brutta notizia, tra l'altro in una partita contro una Roma che sappiamo sempre, con la Roma ad un certo punto, poi soprattutto se perdono, finisce un po' a calci e interventi vari, diversi interventi molto ruvidi, però Bastoni ha avuto la peggio in un duello aereo in cui è ricaduto sulla caviglia, una storta diciamo che fa temere il peggio, soprattutto perché è uscito in lacrime. È vero che è uscito un po' sulle sue gambe, aiutato dallo staff medico nerazzurro, però una distorsione brutta, speriamo non sia troppo grave, considerando che appunto si aggiungerebbe questo stop ai 2 turni di squalifica che stanno facendo molto discutere in queste ore, e quindi salterebbe, oltre alle 2 gare di campionato contro Napoli e Sassuolo, anche quella contro il Liverpool. Detto che, comunque, Simone, devo dire, il sostituto di fatto in questo momento credo sia Danilo D'Ambrosio, un D'Ambrosio che mi va di fare un elogio particolare a D'Ambrosio per prendere però ad esempio quel discorso che ho fatto già nelle scorse uscite. Quest'Inter, secondo me,
superato questo periodo decisivo, nonostante delle alternative ai titolari che non sono al livello dei titolari, chiaramente lo stiamo vedendo anche in questa fase, però può permettersi di gestire delle rotazioni, di far cambiare 2-3 tasselli nei titolari. Il rendimento, l'abbiamo visto stasera, non ne risente più di tanto, almeno secondo me. D'Ambrosio è stato sicuramente tra i migliori, mi è molto piaciuto, sempre sul pezzo, e quindi un elogio che va sicuramente fatto. Mi è piaciuto molto Skriniar, partito da centrale e poi costretto a dirottarsi sul centro-sinistra. Barella impressionante, stasera ha fatto una gara veramente clamorosa, ma è già da un po' di tempo che sto sottolineando la grande crescita di Barella, che avrebbe meritato anche un gol. Bravissimo Dzeko in tanto lavoro sporco e a farsi trovare pronto e cinico quando serviva nei primi minuti di gioco. Su Vidal ho letto dei pareri contrastanti che secondo me sono un po' anche pretestuosi, diciamo anche un po' prevenuti sempre su Arturo Vidal, così come Andanovic è stato in certi momenti della gara decisivo, in altri un po' meno bene. Alexis chiaramente penso si prenderà però la copertina. Questi un po' i miei top e flop rapidamente, non so che ne pensi tu. Sì, li condivido assolutamente. A me poi piacciono i giocatori e trovo anche che siano poi alla fine quelli più utili, che riescono anche in partite in cui comunque attraversi fasi di difficoltà ad essere costanti e in tutti i 90 minuti a mantenere alto il rendimento. E i due che oggi secondo me l'hanno fatto di più, come hai detto anche tu, sono stati D'Ambrosio e Barella, i due simboli, diciamo, di questo tipo di descrizione. Però bene, anche gli altri che hai nominato. Il discorso degli attaccanti, poi ecco, hanno fatto bene, per carità, tutti e due, compreso Sanchez che ha fatto un grande gol. Secondo me la partita di oggi ha comunque mascherato un pochino quel problema che solitamente sorge intorno al 60esimo, in cui l'attacco inizia a essere un po' poco presente, quindi facciamo comunque attenzione nelle prossime partite, però comunque alla fine dai, l'abbiamo portata a casa e cerchiamo di continuare così, perché come dicevo anche in cronaca, il calendario purtroppo non aiuta l'Inter ad uscire indenne o ad uscire più facilmente da un periodo di difficoltà, però purtroppo noi possiamo farci poco. L'unica cosa che possiamo fare è entrare in campo cattivi e cercare di vincere. Come abbiamo fatto stasera, io ti aggiungo, Simo, metti che per pura casualità riesci a strappare i risultati come hai fatto stasera, secondo me nelle difficoltà ti aggiunge un boost, diciamo così, di motivazione ancora più importante, che di sicuro può diventare decisivo in questa fase di gara, in questa fase di stagione così decisiva, appunto. Io prima di chiudere, Simo, dico solo che la prestazione di stasera conferma, vabbè, innanzitutto che quest'Inter rispetto alla Roma è di un'altra categoria, almeno in questo momento. Abbiamo visto una Roma che praticamente ha giocato con i suoi titolari e nonostante una difesa veramente abbastanza messa male, Smalling molto male, lo stesso Ibañez sostituito a fine primo tempo, in generale comunque non mi ha dato l'impressione, anche nel momento in cui l'Inter ha rifiatato, ha ripreso, ha abbassato i ritmi, non ho mai sentito la paura o i brividi e i rischi, diciamo così, nonostante qualche piccola incertezza a livello difensivo, e soprattutto mi conferma sempre più la convinzione che la sconfitta contro il Milan nel derby è stata una sconfitta episodica, appunto, come abbiamo detto, cioè che capita, e che capita soprattutto perché ci sono stati episodi che quella volta sono girati male, perché questa volta il tiro di Zaniolo deviato finisce sulla testa di Skriniar che la mette fuori. Nel derby il tiro al limite dell'area viene deviato, finisce guarda caso sui piedi di Giroud, che tra l'altro aveva commesso fallo, e la mette dentro, ecco. Quindi sì, il derby fa male, ha riaperto sicuramente la corsa al campionato, però ecco, non cancella secondo me il valore di questa squadra, che si dimostra ancora una volta più forte secondo me delle altre. Fino ad ora solo col Real mi sono sentito di essere inferiore all'avversario. È proprio questo il discorso, cioè è evidente che nel calcio, come in tutti gli sport di fatto, il risultato conti tantissimo, però quando poi bisogna valutare una prestazione non basta fermarsi al risultato, come purtroppo, e lo dico spesso, si fa troppo spesso in Italia. Bisogna giudicare nel complesso, e un Inter che, come hai detto tu, ha perso punti senza meritare sul campo invece di guadagnarli, io praticamente non la ricordo, se non in alcune fasi, partite intere mai, zero. Alcune fasi sì, soprattutto inizio stagione, quando c'erano quelle partite in cui perdevamo 20 o a volte anche 30 minuti, con il Real Madrid a Madrid sicuramente dal 40esimo in poi, però l'Inter comunque quello che dà fiducia è che in campo c'è sempre, macina sempre gioco, crea sempre occasioni,
E questa è già una buona base. Non basta, perché è evidente che altrimenti le avremmo vinte tutte, se tutto questo bastasse, però è una buona base rispetto ad altri che magari manco hanno il gioco e allora devono fare un lavoro ulteriore. Questa è una buona base e dobbiamo partire da questa per migliorarci, chiaramente. Per chiudere, Simo, siamo in semifinale e io direi che per un Inter che a inizio stagione doveva essere morta, stramorta, sepolta e finita e tutto quanto, aver vinto la Supercoppa italiana, essere ancora primi in classifica nonostante tutto, essere arrivati agli ottavi di finale di Champions ed in semifinale di Coppa Italia, per me non è male, ecco, come cammino parziale, almeno per il momento. È vero che poi i conti si faranno alla fine, però per il momento mi sta abbastanza bene. L'avversaria dell'Inter in semifinale sarà Milan o Lazio, quindi la vincente dell'incontro tra Milan e Lazio. Entrambe sono riuscite a battere l'Inter in questo campionato, durante questo campionato, in modi simili, tra l'altro, perché secondo me le sconfitte con Milan e Lazio sono state anche molto simili per quel blackout mentale che c'è stato, come dicevamo in queste occasioni. L'occasione per la vendetta, diciamo così, da parte dell'Inter, io sinceramente, se posso, mi prenderei il Milan, ecco, per cercare di rimettere a posto le cose dopo il campionato. Tu che ne pensi? Guarda, io non scelgo perché faccio fatica a scegliere. Da un lato la Lazio è più abbordabile e secondo me portare a casa la Coppa Italia sarebbe comunque una bella cosa per la Sì. stagione dell'Inter. Però giustamente se dovesse arrivare il Milan non mi strappo i capelli, anzi, io anche voglio la rivincita, poi nella doppia sfida per me può uscire ancora di più il valore della squadra più forte e se dovesse essere contro il Milan ci vivremo altri due derby. Secondo me questo fa sempre piacere ai tifosi di Inter e Milan di fatto. Fateci sapere anche voi nei commenti chi prendereste tra Milan e Lazio, chi vi augurate di pescare in questa semifinale di Coppa Italia. Scrivetemi nei commenti anche chi sono stati i vostri migliori in campo, cosa ne pensate di questa partita. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, cliccate subito sul tastino iscriviti. Se ci avete seguito fino a questo punto della clip, fatecelo sapere facciamo l'emoji della Coppa, visto che siamo in Coppa Italia, l'emoji del trofeo, e vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto con il tastino abbonati che trovate qui sotto. Mi raccomando, ci vediamo poi come ogni giorno in diretta alle 19.